Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 29 agosto all'11 settembre, dove troveremo la luna nuova in Vergine. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la luna. Vediamo dal punto di vista astrologico cosa aspettarci e cosa ci porterà questa luna nuova in Vergine. Di sicuro ci sarà più forza interiore, senso di disciplina, determinazione e costanza. Le ambizioni saranno elevate, possiamo ottimizzare al meglio le nostre energie e concentrarsi sulle cose più importanti. Ci possiamo anche liberare di ciò che non è più necessario, di ciò che ci causa dolore e negatività. Di contro, i contatti potrebbero essere limitati, attenzione allo stato emotivo, tristezza, sentimenti sono confusi, le solite cose forse non ci piacciono più o ci annoiano e il rischio, secondo me, più importante da attenzionare è quello del bisogno e della necessità e quindi di voler compiacere gli altri. Questa è, diciamo, la prima parte, l'abbiamo visto, questa è voluto uscire, io l'accetto e adesso vediamo proprio in base alle carte dell'oracolo quali sono quei suggerimenti proprio per voi dello Scorpione, partendo proprio con la carta Esbat e visto il suo messaggio di risveglio ci sta dicendo che intorno al 29 agosto sarà o ci sarà proprio un momento di consapevolezza. Possiamo studiare, verificare, valutare, osservare tutto questo per radicarci, per vivere delle esperienze veramente importanti, soprattutto a livello di risveglio e possiamo entrare in comunicazione non solo col divino, con la nostra interiorità, anche con alcune persone che ci possono aiutare. Quindi tutto questo proprio per radicare il radicamento è importantissimo per far crescere i nostri obiettivi, la nostra stessa stabilità, serenità, eccetera. Quindi immaginate come un albero, cioè se non si radica effettivamente e non ci sono delle basi solide, è vero può crescere, però crescerà in modo instabile e al primo venticello poi cadrà giù. Ecco, questo è giusto una specie di metafora per farvi capire effettivamente che cosa si deve assolutamente fare in questa prima fase. La superluna già vi dà una specie di rassicurazione e sapere che il vostro impegno verrà assolutamente ripagato, che siete nel percorso giusto, sarete nel percorso giusto effettivamente se si seguiranno alcune azioni. Porta successo, progressi in tutti gli ambiti della vita. Ci può essere e sentirete anche un'impennata di energia. L'importante è essere costanti, senza strafare e otterrete già i vostri risultati. Poi per quelli che riguardano magari gli obiettivi a lungo termine, dove c'è bisogno un po' più di tempo, però già sapere che siete nel percorso giusto è una cosa appunto rassicurante. Gibosa crescente ha a che fare col successo, con evoluzione, con energia di crescita. Anche questa sottolinea il fatto degli sforzi che verranno premiati. Si possono vivere delle situazioni positive, si può gestire al meglio le proprie spese, le proprie energie, senza proprio fretta e senza esagerare. Il fatto che ci sia una specie di ripetizione dello stesso messaggio, quindi forse qualcuno da lassù vuole essere ben sicuro proprio per aiutarvi, però è importantissimo che questo messaggio venga ribadito, ma è determinante il punto di inizio, quindi che abbiamo visto insieme. E adesso vediamo i messaggi dall'oracolo dello sciamano.
Ulteriori informazioni possiamo trovarle proprio adesso con la carta, lo sciamano mistico che, ha a che fare con, la fantasia, con l'immaginazione, con tutto quello che dà forma alla realtà. Può essere potere del linguaggio, dell'espressione, di, libertà, di riflettere su cosa vogliamo fare, su cosa anche riusciamo a trasmettere, agli altri, di agire con consapevolezza, di sapere che prima di creare, di fare qualcosa c'è l'osservazione, quindi è tanto importante magari sapere che abbiamo bisogno di portare alla luce un qualcosa che, abbiamo ignorato o abbiamo trascurato. Abbiamo il potere per farlo e non solo, abbiamo anche l'aiuto e il sostegno, da parte di qualcuno lassù. Non a caso appunto troviamo proprio la carta il mondo, superiore, che si riferisce all'aiuto, alla guida spirituale, a un potenziale che vuole emergere, a un cambiamento in corso d'opera e quindi riflettere su quale, fase della vita si sta attraversando. Se abbiamo consapevolezza di questo, allora abbiamo maggior contatto, connessione con tutto quello che vogliamo far sviluppare e far crescere. Quindi, come abbiamo visto, si parte da buoni presupposti, da buone basi e poi dal, potere o un potere inespresso o un qualcosa, una vostra caratteristica, qualcosa di voi che deve emergere e deve essere anche esplorata e compresa, forse può essere anche un obiettivo, un qualcosa che avete già pensato ed ecco è arrivato il momento giusto di metterla in pratica e il momento giusto di mettersi in viaggio. Questa ci parla di uscire dai nostri confini conosciuti, di compiere quel viaggio nell'ignoto, cioè non è necessario sapere per forza dove andare, perché è proprio quello che può bloccarci. Noi dobbiamo sapere per forza che cosa dobbiamo ottenere e allora se siamo bloccati per questo motivo, allora questa carta ci sta proprio dicendo che non è necessario, l'importante è partire, forse dobbiamo incominciare a tracciare noi la rotta. È arrivato il momento propizio, possiamo metterci in cammino, seguire la giusta direzione, dobbiamo comunque partire, iniziare qualcosa, altrimenti rischiamo di perdere un'occasione, importante. E poi vale anche per per sistemare alcune questioni. Quindi il messaggio dominante è proprio quello che il viaggio non è la destinazione e in qualche modo dobbiamo metterci, in moto sia effettivamente, sia come vi ricordo sin dall'inizio abbiamo visto di costruire le cose su basi solide per permettere il radicamento. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!